Ragazzi, credetemi, io in vita mia ne ho visti davvero tanti, ma grosso come questo è la prima volta. Ora mi alzo e ve lo faccio vedere. Guardate. Ciao belli e bentornati qui sul mio canale, io sono Michele ed il computer che ho al polso risponde al nome di Cospet Prime 2. Dovrebbe trattarsi di uno smartwatch, anzi lo definirei più uno smartphone da polso, in quanto questo può fare tutto quello che fa questo, però attaccato al nostro polso. Ok, è sicuramente enorme, con un display da ben 2.1 pollici, questo significa che non si tratta di uno smartwatch adatto per tutti i tipi di polso. Forse non riuscite a capirlo bene da questo video, ma per farvi comprendere al meglio le sue dimensioni, questo è il Cospet Prime e questo qui è il Huawei GT2 Pro, che già di suo è uno smartwatch abbastanza grande, cioè non ci sono parole. Qualcuno potrebbe definirlo pacchiano, altri semplicemente brutto, ma io lo definirei audace. Sicuramente è lo smartwatch utilizzabile più grande al mondo, almeno uno dei più grandi. Tralasciando il grande display, è costruito decisamente bene con questa grande cassa, il cardiofrequenzimetro posteriore, i contatti di ricarica e trasferimento file, due tastini e i cinturini intercambiabili, credo che siano da 26 mm o al massimo da 28. E l'hardware al suo interno è degno di uno smartphone di medie prestazioni. Guardate come ci muoviamo in modo fluido tra le varie watch face disponibili, che tra l'altro sono davvero tante, possono essere anche scaricate dallo store interno, e il loro caricamento è fluidissimo. Non ho mai visto, credetemi, uno smartwatch così veloce. E tutta questa fluidità si traduce in prestazioni davvero importanti che ci permettono anche di riprodurre, di giocare senza problemi a titoli davvero pesanti come Asphalt 9. Wow! E se l'immagine è troppo ritagliata per via del display rotondo, potete semplicemente impostare il display quadrato, sacrificando ovviamente un po' di superficie tattile, ma nessun tipo di problema nemmeno nella riproduzione multimediale, ad esempio da YouTube. Decisamente buona, anzi più che buona, questo grazie al sensore Sony e al chip Ambarella 12. Invece mi delude un po' purtroppo la sua applicazione, ok, semplice nell'interfaccia ma non dotata di nessuna regolazione per la cam. E questo è un vero peccato, dato che il sensore avrebbe abilitato qualcosa in più in tal senso. Come sentite abbiamo una bella cassa audio al suo interno e anche il display ha una buona definizione, si vede abbastanza bene. Ora vi mostro la sua luminosità massima, ecco, infatti siamo ora al 15%, impostiamo al 100%, come vedete è davvero molto luminoso. Comunque, come quantità di impostazioni possiamo letteralmente sbizzarrirci. Dopotutto qui sopra troviamo Android 10, sì esatto ragazzi, lo stesso che ritroviamo anche sui nostri smartphone. Coadiuvato da 4 GB di memoria RAM e ben 64, ve lo ripeto, 64 GB di memoria storage per l'archiviazione di musica, video, magari per sport, ma anche di applicazioni dal Play Store. Sì, ho detto Play Store perché qui, essendo un dispositivo Android 10, ritroviamo lo stesso store, lo stesso Play Store dei nostri smartphone. Cioè, guardate, è una roba assurda. L'interfaccia Android è stata ovviamente modificata, permettendoci di utilizzarla comodamente anche su un orologio. Resta però la possibilità di impostare diversi stili di visualizzazione per l'interfaccia, per il menu, come ad esempio questa, o ancora questa, un po' in stile Apple. Comunque le sue caratteristiche tecniche non terminano qui, perché troviamo anche Bluetooth 5.0, Wi-Fi e GPS GLONASS, che ci permette di accedere a Google Maps. Guardate, possiamo tranquillamente navigare e muoverci, scegliere una destinazione, ad esempio andiamo qui a questo supermercato, ecco, guardate, è davvero tanta roba. Ve lo ripeto, se
la schermata è un po' tagliata, vi basta impostare il display quadrato. Un'altra chicca, e forse l'avrete già notata qui sopra, è la fotocamera da 13 megapixel che può essere orientata in diverse posizioni e la sua qualità, credetemi, non è assolutamente male. Per essere uno smartwatch CIS, ecco, sono davvero bruttissimo oggi, perdonatemi, comunque. Ecco, questo è un altro scatto che ho fatto, c'è lo zoom con 2 dita, tanto il display è enorme, quindi nessun problema in tal senso. Ecco, questa è un'immagine un po' più elaborata con la scritta sul muro e la definizione è ottima. E come se non bastasse, possiamo inserire anche una SIM telefonica 4G LTE e quindi utilizzarlo davvero come uno smartphone in giro per il mondo e possiamo ricevere ovviamente delle chiamate telefoniche. Ecco qui ci sta chiamando Stefania e anche il versante notifiche è molto completo. Possiamo infatti sia visualizzarle come accade sempre con qualsiasi smartwatch, ma qui possiamo visualizzarle per intero e aprirle, oppure andare a rispondere alle notifiche. Ad esempio questa è un'email che mi è stata inviata da Google, si è aperta la tastiera completa e possiamo tranquillamente digitare e inviare risposte. Nulla ci vieta inoltre di scaricare WhatsApp. Io l'ho scaricato ma non l'ho attivato perché, sarò sincero amici, io nell'ultimo periodo utilizzo sempre Telegram, mi trovo molto meglio con questo programma. Ecco, il tuo numero non è più registrato, comunque vi basterà scaricare WhatsApp e potrete chattare direttamente da questo smartwatch, ricevere notifiche e tutto il resto. Tra l'altro, una caratteristica che ho apprezzato particolarmente nelle watch face originali sono le shortcut presenti appunto nelle watch face. Ad esempio, qui possiamo accedere subito al calendario oppure al registro delle chiamate. Davvero molto comodo. Quest'altra watch face invece, sì, eccola qui, è ancora più completa. Guardate quante shortcut abbiamo, persino la fotocamera. C'è anche la messa a fuoco. E per gli sportivi c'è tutta la parte fitness, comprendente ovviamente i passi giornalieri, le calorie bruciate, i chilometri percorsi con tutto lo storico. Le fasi totali sarebbero i passi percorsi. Sì, questo smartwatch è tradotto in italiano, è localizzato nella nostra lingua, però ci sono alcune parole non tradotte correttamente, come passi in fasi. Un doppio swipe verso sinistra e ci ritroviamo nel menu dedicato a tutte le attività sportive. Non sono tantissime, dico il vero, ma essendoci un buon GPS incorporato nello smartwatch sono abbastanza accurate nella lettura. C'è il cardiofrequenzimetro che ora andremo a provare, che andremo ora a comparare con un saturimetro da dito certificato. 83 battiti sullo smartwatch, 72 sul saturimetro. Proviamo a ricontrollare. No, smartwatch sempre attorno agli 80 battiti, mentre saturimetro decisamente più basso, sui 65. Perché tutta questa differenza? Beh, potrebbe essere dovuta al fatto che la cassa è così grande che non riesce ad aderire al meglio sul mio polso, sballando la rilevazione. E per concludere abbiamo tutta una serie di applicazioni preinstallate a partire dal browser internet su uno smartwatch fantastico, il riconoscimento facciale addirittura con la rotazione del polso, ma vabbè, alla fine uno smartwatch non è uno smartphone, è difficile da perdere, lo tenete sempre attaccato al vostro corpo, a meno che qualcuno non ve lo sfili, quindi non so quanta utilità possa avere. Il meteo, la musica, con la possibilità di collegare degli auricolari Bluetooth dallo smartwatch alle nostre orecchie, calcolatrice che è particolarmente comoda data la dimensione del display, il cronometro, insomma c'è davvero un po' di tutto e le possibilità di questo smartwatch si espandono notevolmente in quanto c'è il Play Store e potete scaricare quello che volete. C'è anche un'applicazione dedicata con varie schermate, ma sarò sincero, non mi è piaciuta molto, è un po' lenta, non ci sono molte impostazioni possibili, anzi davvero poca roba a parte il cerca
dispositivo, quindi un'applicazione abbastanza da dimenticare ma obbligatoria, in quanto senza di essa lo smartwatch non si attiva alla prima accensione. Comunque una volta attivato potete tranquillamente dimenticarvi della sua applicazione, in quanto questo smartwatch è praticamente uno smartphone e funziona benissimo senza dover ricorrere al nostro telefono. Per quanto riguarda invece la sua autonomia, andiamo a vedere insieme la batteria residua al 58%. Considerate che lo sto utilizzando da ieri sera, dopo l'ultima ricarica, e con un utilizzo mediamente intenso arriviamo vicino ai 3 giorni di utilizzo di autonomia, che non sono tantissimi, ma per questa tipologia di smartwatch, quindi con Android vero e proprio, sono un buon risultato. Se invece andate ad installarci una SIM telefonica, l'autonomia scende ulteriormente attorno ai 2 giorni. Bene ragazzi, cosa dire in conclusione? Questo Cospet Prime 2 è uno smartwatch decisamente particolare, atipico, non se ne vedono di questo tipo sul mercato, è sicuramente un azzardo da parte di questa azienda che è specializzata nel settore e in passato ha già sfornato altri dispositivi molto validi. Può piacere come può non piacere, è sicuramente enorme, non è adatto a tutti i polsi, è molto vistoso, quindi dà un po' nell'occhio, però è uno smartwatch sicuramente particolare, ambizioso, ha un effetto wow quando lo vedete voi o lo fate vedere a qualche vostro amico, ed ha davvero tante funzionalità, è molto comodo se fate sport e volete dimenticarvi lo smartphone a casa, mettete la SIM qua dentro e andate dove volete. Ma state attenti perché non è dotato di nessuna certificazione di impermeabilità, quindi non lavatelo sotto l'acqua e non immergetelo. Quindi lo consiglio? Beh, dipende da voi. Se vi interessa uno smartwatch così particolare e grande, beh, tenetelo in considerazione, perché sto mandando un SMS, vabbè, le notifiche sono ottime qui, tra l'altro, un aspetto davvero molto buono, però pecca per quanto riguarda l'applicazione, l'impermeabilità che vi ho appena detto e qualche altra cosina che avrei migliorato. L'estetica è abbastanza gradevole, ma è grande. Ma parliamo ora di prezzi. Quanto costa il Cospet Prime 2? Beh, io ve l'ho segnalato pochi giorni fa sul mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, in cui vi invito ad entrare, primo link qui sotto in descrizione video, ci trovate tantissime offerte su questo prodotto e tanti altri. Beh, dicevo, ve l'ho segnalato a circa 150 euro scontato. Il prezzo ci sta per quello che offre questo dispositivo, per quello che è il suo hardware molto buono e per la sua originalità. Sono sicuro che questo prezzo potrebbe ridursi ancora di qualcosina nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Comunque vi terrò aggiornati su tutte le offerte e coupon a lui dedicate, dove? Sul mio canale Telegram ufficiale. Entrateci amici, link in descrizione video, insieme ai link per il mio gruppo Facebook e la mia pagina Instagram personale. Entrateci, iscrivetevi e fatemi compagnia. Bene, direi che questo è davvero tutto. Ora voglio sapere la vostra opinione su questo Cospet Prime 2. È davvero uno smartwatch molto grosso. Vi piace così grosso o lo preferite piccolo? Beh, parliamone qui sotto nei commenti, e se avete dubbi o domande non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. E se questo video un pochino vi è piaciuto, beh, potete supportarmi molto semplicemente lasciandomi un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale se l'avete già fatto e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito. E detto questo, belli, io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!